Eccolo, arriva Giancarlo Giannini. Caro Tonino, buonasera. Hai visto? Ti ho preceduto. Sì, ma Mi sentite? Sì, sentite? Funziona? arriva. Oh, che bella orchestra. Quanti siete di elementi? 60 elementi. Ho sentito prima, poi avete lo spettacolo dopo, no? Bene, vi sentirò dopo. Ci Bene, mettiamo comodi. allora ci sediamo. Ops. Ha fatto anche la scenografia, che mette le sedie, le cose, ma non c'è bisogno. Beh, io ho avuto il piacere di intervistare Giancarlo Giannini anche 3 settimane fa. Eravamo nel Lazio. 3 settimane Sì, era fa, il sì, è 6 vero. agosto, il 6 agosto. Ed è stata un'intervista molto divertente, anche perché basata su un libro che Giannini ha scritto. Sono ancora un bambino, ma nessuno può sgridarmi. Perché nessuno può sgridarla? Ma no, perché i bambini quando crescono non si sgridano da soli, ma comunque non è importante questo, nel libro abbiamo parlato di molte cose, devo dire mi fa molto piacere essere qui in una terra che è stata molto importante per me, come è importante tutto il sud, come importante è stata per un primo tempo la Sicilia, e anche qui io ho fatto 2 o 3 film mi sembra, uno era Terra bruciata, un film così che ha avuto anche molto successo, e quindi ritorno molto volentieri tra voi, tra noi, perché mi considero uno del sud anche se sono nato nel nord e tu sai benissimo, Certo, tant'è certo. vero Ma quel libro... sapete come quel- inizia questo libro? E uno pensa a un libro autobiografico, forse citerà un grande personaggio, qualcuno che ha contato nella sua vita, qualcosa che ha contato nella sua vita, sì però. 40 pagine dedicate, sapete a cosa? Al pesto. Come si fa il pesto alla pasta al pesto, quindi sembra una follia. Lo dice come un attore che parla di quello, e infatti sono ancora un bambino e nessuno può sgridarmi. Ma perché secondo te, tu che l'hai letto, perché questo individuo così che fa l'attore, molto pignola, perché molto conosciuto, racconta, apre questa avventura con 40 pagine di come nasce il pesto È e perché, come si fa la pasta al pesto? è perché, Spiegamelo. è perché io posso dare una mia Eh, interpretazione, perché i sapori, gli odori, le procedure, il rituale fanno parte di tutti noi e quindi c'è un fatto proprio identitario, secondo me, nel pesto. È un qualcosa che racconta l'infanzia, che racconta la Questo è vita. vero, ci sono tutti i ricordi dell'infanzia, comunque il cibo è fondamentale, noi mangiamo 2 volte al giorno, insomma il cibo se è fatto bene non ti tradisce mai come piacere e quindi è molto importante, io do molto valore a quello che si mangia, ho cercato di insegnare ai miei figli a mangiare bene perché se uno mangia bene con i buoni sapori eccetera non trova altri scorciatoie tipo marijuane, cose del genere, no, se mangi Ma bene è volete, la più mettere, bella ma droga volete che ci mettere una sia. sniffata di basilico? Eh? Dico, Cioè, basilico, vero? cos'è? Cosa si fa le sigarette col basilico Beh, adesso? sì, Ah potrebbe sì, essere vabbè, un'idea. meglio quello allora. Ma comunque, a parte quello, l'inizio di quel libro era un po' per spiegare la mia testa, siccome tutti dicono che sono uno preciso, pignolo in tutto quello che faccio, eccetera, ecco, il raccontare un qualcosa che è comunque un nettare divino, secondo me, la pasta al pesto, in quel modo, significa che questa persona fa non solo quello, ma anche l'idea di interpretare i personaggi, di tutto ciò che deve fare, lo deve fare se lo conosce molto bene. Questo è un vantaggio e uno svantaggio. Vedi, io ho avuto un grande maestro di recitazione che era Orazio Costa. Orazio Costa è uno dei più grandi maestri di recitazione, ormai non c'è più, ma io ho avuto. Io recitavo, ho fatto l'Accademia d'Arte Drammatica Silvio D'Amico, adesso insegno anche recitazione al centro sperimentale, 2 cose diverse perché al centro sperimentale si fa il cinema e all'Accademia si fa il teatro. Io ho cominciato facendo il teatro, recitavo un giorno una cosa di Chekhov con questo maestro e mi disse guarda Giannini, lei è bravo, si ricordi, quando glielo dicono non ci creda, quando se lo dice lei non ci creda, si ricordi solo questa frase, non dorma mai sugli allori. E quella è una frase purtroppo che mi è rimasta impressa, per cui non dormire sugli allori significa studiare, studiare e cercare sempre di migliorare. Sarà un pregio, ma sarà anche un difetto, però penso che sia un pregio, è quello che consiglio a tutti i giovani. Se uno fa una cosa deve cercare di farla bene, di farla meglio degli altri e quindi non si finisce mai di migliorare che è purtroppo una dannazione, ma è anche questo fa parte della vita e soprattutto di questi tempi, in questi tempi, cercare di essere i primi. Ma io Poi, allora, mi chiedo anche, parlando dei personaggi interpretati da Giancarlo Giannini, pensiamo Pasqualino Sette Bellezze, pensiamo al protagonista di Travolti da un insolito destino, eccetera, eccetera, eccetera.
per arrivare a interpretare quei personaggi, oltretutto che usano un linguaggio, un dialetto completamente diverso da quello di Giancarlo Giannini, richiede un'applicazione davvero notevole. Beh, sì, devo dire che il dialetto, cioè la lingua italiana, non esiste, la lingua sì, quella, sono andato a sciacquare i panni in Arno, ma è una lingua, la lingua del telegiornale, non c'è, la vera lingua è quella che ha le radici proprio nella terra, le radici come abbiamo tutti noi. Io sono uno nato in Liguria ma ho vissuto poco, poi ho vissuto a Napoli. E a Napoli ho capito che questi suoni, questa lingua che cambia, che si modifica, che a seconda di come accentua una parola cambia addirittura il significato, è quella la vera lingua, come in Sicilia, il siciliano, insomma il dialetto è proprio diciamo, la radice più importante, più espressiva della parte fonatoria dell'individuo. Noi ci esprimiamo muovendo il corpo e facendo vibrare il silenzio con delle parole. I poeti lo sanno fare benissimo, sanno unire delle parole molto belle insieme, quindi dare anche un'armonia di arrivo. Pensa cosa deve fare l'attore. Io faccio uno spettacolo che è di poesia, ho scoperto la poesia no, non molti anni fa, ma insomma non ero giovanissimo, perché la poesia non è insegnata bene a scuola. I professori ti fanno studiare queste a memoria le cose, quindi non ami mai la poesia. E lo spettacolo che faccio un po' in giro adesso è proprio di poesia, di cercare di far capire quanto è bella la poesia e quanto tempo ci ha messo un poeta a mettere una parola vicino all'altra per far capire veramente il sottotesto, che cosa c'è della densità. Ma a parte questo, il dialetto poi, d'altronde, vabbè, non voglio addentrarmi in una lezione filologica, il dialetto è la radice più bella e più espressiva della terra che vivi. Se io devo fare un siciliano, devo parlare siciliano, non solo, ma se faccio un siciliano di Catania devo parlare il catanese, e se lo faccio di Palermo devo parlare il palermitano. In Sicilia ci sono 3.000 dialetti ed è una piccola variazione. Quello che mi piace di più è stato, perché poi ho lavorato molto e ho anche vissuto a Napoli, e purtroppo devo dire, ma anche purtroppo per gli altri dialetti, che il napoletano è la più bella lingua che sia mai stata inventata, espressiva, bellissima. Hai capito? Insomma, il gioco dell'attore in realtà è questo, lavorare anche sui suoni, sui ritmi. È straordinario questo, come dire, questo attaccamento al sud da parte di un uomo che chiaramente viene dal nord, che però ha vissuto lungamente a Napoli. A Napoli, ecco, dal punto di vista proprio così dello spettacolo, degli attori, qual è l'elemento che maggiormente ha colpito Giancarlo Giannini? Parlo del teatro napoletano, ad Beh, esempio. dai, dunque, intanto a Napoli esiste qualcosa che è la fantasia esasperata. Cioè tu puoi fantasticare qualunque cosa, vai a Napoli, scopri che un ragazzino ha avuto più fantasia di te. Insomma, tanto per dire, il giorno che si dovevano mettere le cinture alle macchine obbligatorio, a Napoli già vendevano la mattina le magliette col disegno della cintura nera. Ecco, faccio per dire, è un popolo che, è vero, ha voluto sempre sopravvivere, ma sopravvivere con dignità, ma soprattutto con grande intelligenza e soprattutto ancora con grande ironia. Non c'è un napoletano che non ti possa far ridere con la sua trovata geniale. Ma non ho capito la domanda che mi hai fatto. No, parlavo delle cose, degli elementi di spettacolo napoletano che più avevano colpito Giancarlo Beh, Giannini. ma scusa, lì abbiamo avuto uno dei più grandi scrittori e commediografi del mondo, che è Edoardo De Filippo. Edoardo De Filippo, che è riuscito non solo a fare ha capito com'era l'italiano, riesce a farti ridere e piangere contemporaneamente. La maschera di Pulcinella, noi abbiamo delle tradizioni che ci invidiano tutti quanti, la commedia dell'arte è nostra, l'opera è nostra, insomma siamo stati quelli che hanno insegnato un po' al mondo a lavorare con la fantasia e soprattutto a creare la bellezza. Pensa a Michelangelo, pensa ad altri, insomma non voglio dilungarmi. Bene, il cinema richiede ovviamente un approccio completamente diverso rispetto al teatro da parte dell'attore. Immaginiamo ad esempio, non so, il bacio di Notorious, avete presente, no? Due faccioni enormi che ci sovrastano. E chiaramente girare una scena sentimentale per il cinema o realizzarla per il teatro sono due cose completamente diverse. Beh sì, la tecnica di essere su un palcoscenico come siamo noi adesso, e quindi abbiamo il pubblico vivo, ma io ho il pubblico a 3 metri, ho il pubblico a 50 metri, a teatro poi lo hai lassù in cima e là, quindi il gioco dell'attore del palcoscenico è diverso. Come io adesso ho un microfono, ma generalmente in teatro
perlomeno quando lo facevo io, l'ho fatto per 13 anni, non c'erano i microfoni e i teatri erano immensi. Pensa a recitare a Taormina senza microfono, quindi l'uso della voce è un uso diverso da quello che normalmente sto facendo io con te, mi sentono tutti, ma se io parlassi così senza microfono mi sentirebbero soltanto nelle prime file. Quindi la tecnica fonatoria, cioè la parte diciamo della parola in teatro, deve essere studiata, quindi devi studiare la voce in un certo modo per poterla portare a produrre. Anche il gesto, se io faccio Romeo e Giulietta sta là e riparlo con Giulietta, di là non vedono nulla, quindi devo fare qualcosa che tutta la platea in fondo compensi, abbia il succo del movimento e della battuta, quindi è una tecnica abbastanza molto finta, non c'è nulla di vero in questo mestiere, il bello è proprio la finzione. Al cinema è ancora diverso, perché al cinema puoi addirittura sussurrare, puoi avere un primo piano sul grande schermo in cui i tuoi occhi sono grandi 4 metri per 4 metri, ma guarda che anche lì, neanche Alice, è qualcosa di vero, perché devi agire per quegli occhi così, falsando la realtà e facendo finta che sia vero, perché se tu agisci davanti a una macchina da presa con un obiettivo che ti coglie e i momenti più importanti, diventa tutto triplicato, complicato, quindi è un modo di raccontare seguendo che tipo di immagine è, quindi capisci che è una tecnica completamente diversa. Sì, ci sono degli attori che dicono ma a me non importa fare teatro, fare cinema, fare televisione, tutto uguale, va bene, beati loro che sanno. In realtà l'unica cosa che unisce questa tecnica è una parola sola. Che cosa fai? L'attore, quindi la tecnica per quello e quell'altro, l'attore, che vuol dire raccontare le favole ai grandi perché non ce le racconta più nessuno, sostituirsi ai genitori quando ce le raccontano da bambini, perché questo tipo di fantasia è un nutrimento necessario e molto importante in tutti i sensi, perché racconta anche la bellezza di quello che sarà un artista, un musicista, il bambino che può diventare tutto quello che vuoi, e quindi è un alimento fondamentale per la fantasia, che è la cosa più bella che Dio ci ha dato. Grandi insegnamenti questi per chiunque voglia in qualche modo intraprendere la carriera nel mondo dello spettacolo. Io ero in questo momento incantato dalla voce di Giancarlo Giannini. Provate a chiudere gli occhi e provate a immaginarla questa voce, a risentirla anche in tanti altri personaggi che sono stati interpretati, non solo quelli interpretati in maniera diretta, ma mi riferisco a quelli doppiati, cioè agli attori ai quali Giancarlo Giannini ha prestato la voce. Un nome su tutti: Jack Nicholson di Shining, ad esempio. Film Quindi straordinario. Ecco, adesso c'è stato un ah da parte del pubblico, perché nessuno aveva notato quel fatto lì. Per quel film, se non sbaglio, anche Nicholson aveva espresso la sua grande soddisfazione. sì, soprattutto anche Kubrick della cosa, però voglio dire, io ho doppiato Al Pacino molte volte, Dustin Hoffman, Jack Nicholson, moltissimi attori, però devo dire che il doppiaggio è una mostruosità, insomma, dai la voce a un cinese, lo fai parlare italiano, un americano lo fai parlare, cioè è qualcosa, crei un Frankenstein. Noi italiani siamo stati sempre bravissimi a fare il doppiaggio, quindi abbiamo una scuola e una grossa tradizione, però il doppiaggio è anche, voglio dire, anche un grandissimo attore può non saper doppiare, è una tecnica, è una cosa che tu hai o non hai, è come dire quello è intonato e l'altro non è intonato, ecco, chi sa suonare il pianoforte senza conoscere le note, quindi è una capacità che si ha, però volevo anche dire che per esempio doppiare i grandi attori non è così difficile, dicono Giannini è bravo quando fa quello, sì, però se doppia il Pacino è già bravo di lui, cioè la cosa è non bisogna cercare di essere più bravo di lui, vabbè sono italiano adesso vi faccio vedere come, no, bisogna seguirlo, se tu lo segui semplicemente vedrai che sei umile e sei giusto con lui, non bisogna cercare mai di... E la cosa più importante è, ma questa è anche una capacità di modificare un po' la voce, è di far sì che dopo 5 minuti il pubblico non si accorga che è Giannini o un altro che lo sta doppiando, ma che sembri proprio che sia lui, Al Pacino, che parla con la tua voce. Questa è la cosa più difficile da fare, che si acquista con la tecnica e l'esperienza. Ripercorrere la carriera di Giancarlo Giannini significa ricordare tantissimi film importanti. Io da giovane liceale all'epoca ricordo un film che si intitolava La prima notte di quiete. Lo ricordo con piacere perché c'erano i primi, come dire, i primi sommovimenti interni, interiori di carattere esistenziale, un film anche difficile, che però prese tantissimo i giovani. Ma Giancarlo Giannini, qual è il film che ha interpretato che ama di più, che ricorda con maggiore piacere?
Ce n'è Ma, uno? ma sì, ce ne sono diversi. Devo dire che i film più belli e più interessanti per me sono quelli che ho fatto con Lina Wertmüller. Posso citare da Mimi Metallurgico, Amore e Anarchia, non so, Pasqualino Sette Bellezze, Travolti da un insolito destino, tanti altri, che sono quelli che devo dire sono andati per primi un po' in tutto il mondo, che hanno vinto festival e mi hanno fatto conoscere in tutto il mondo. Poi sono tanti altri registi, anche americani, da Ridley Scott, ho lavorato con tutti, da Coppola, e devo dire sono stato molto fortunato ad aver lavorato con i grandi attori, oggi non ci sono più, e con i grandi registi che oggi non ci sono più, però la fortuna che ho avuto è di cogliere quest'ultimo momento del cinema, quando il cinema ancora si faceva su pellicola, adesso si fa in digitale, che è tutta un'altra cosa, sarebbe da aprire un grande discorso per quello che riguarda l'immagine del futuro, quando il cinema era quello là e io l'ho fatto con quelli là e ho imparato molto da loro. I colleghi, prego, il partito l'applauso tutti o nessuno, come dico sempre. Parliamo dei colleghi. Ha lavorato con tanti, con tutti praticamente. Anche in quel caso, qual è quello che ricorda con maggior piacere, quello che ha lasciato un segno ancora più inciso? Ma colleghi, beh, mi viene facile dire una collega straordinaria con la quale ho fatto dei bellissimi film, che è Mariangela Melato. Ma vedi, anche lì c'è qualcosa di strano, perché guarda caso io venivo dal teatro e Mariangela veniva dal teatro, lei aveva lavorato con Strehler, io avevo lavorato con Visconti, le cose, e ci siamo, quando due che fanno teatro, quella tecnica che si è detta prima, si trovano davanti alla macchina da presa, e beh, sanno amalgamare subito il tipo di racconto che devono fare e quindi sanno improvvisare, sanno, perché hanno una tecnica comune. Così ecco, per questo con Mariangela ci siamo trovati bene, perché avevamo tutte e due una scuola abbastanza comune e poi potevamo mutare e insegnare un po' l'uno all'altro le cose che poi neanche noi sapevamo quale sarebbe stato il risultato, ma sicuramente era un risultato che aveva delle basi molto precise di comunicazione. Questa è Mariangela, poi potrei ricordare tante altre persone, ho lavorato con la Magnani, straordinaria in teatro e al cinema, Anna Magnani, il genio, ho lavorato con la Vitti, ho lavorato con tanti, anche uomini, attori americani, insomma è inutile mi fai fare No, la no, ma non sfilza volevo l'elenco, ma volevo queste Bastava citare impressioni. Mariangela per dire un simbolo che è stato per me un po' in tutto il mondo la mia compagna di lavoro Tanto più. per ricordare proprio Mariangela Melato nel film Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto, potrebbe sembrare un film in definitiva semplice perché non richiede grandi scenografie, una spiaggia, sassi, mare, No, no, eccetera. no, no. Invece, È stato un film complicatissimo, complicatissimo, a parte alcuni incidenti che sono successi a Mariangela proprio i primi giorni, si è tagliata un piede, quindi abbiamo dovuto sostituirla con ben 10 controfigure con la parrucca, io ero sempre quello che correva dietro a qualcosa e lei purtroppo era in ospedale. Poi l'abbiamo recuperata, io non volevo assolutamente sostituirla come voleva l'assicurazione, le cose, quindi abbiamo cambiato molto il piano di lavorazione, abbiamo dovuto prendere delle barche che non c'erano per farla star seduta, per recitare meglio. E poi non solo quello è stato un grande problema, ma il grande problema è anche che quando giri sul mare, quando giri sulla sabbia, hai il vento improvvisamente che ti arriva negli occhi la sabbia, il mare cambia colore, da blu diventa chiaro, oppure il cielo da azzurro cambia colore, quindi devi avere una illuminazione talmente forte sulla faccia per equilibrare e avere un azzurro dietro la tua faccia. Insomma, è complicato fare, è come avere vicino a te 7 Marlon Brando e quindi porti avanti il film, quindi pensa quanto è stato complicato e pensa che ero anche il produttore del film, quindi. Però sono stato molto contento. io di quel film voglio ricordare una battuta liberatoria, perché ricordate, no, il personaggio di Mariangela Melato anche odioso a volte Te la perché dico subito, maltrattava. bottana industriale, insomma, le cose, visto che me la dico. Liberatoria per tutti perché era quello che tutti volevamo dire Sì. a Mariangela Melato in quel momento. Adesso, visto che hai parlato della mia voce, delle cose, voglio dire 2 o 3 poesie per... Vi piace? Ma tanto le poesie le conoscete, guarda, prima che è venuta in mente qual è? Qual è? Ah, vi- l'infinito, vi piace Leopardi? Sì, allora facciamo. E lo facciamo sì, eh. Allora, sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte
il guardo esclude, ma sedendo e mirando interminati spazi di là da quella e profondissima quiete, io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura. E come il vento odo stormir tra queste piante, io quello infinito silenzio a questa voce l'ho comparando. E mi sovvien l'eterno, le morte stagioni e la presente viva e il suon di lei. E così, tra questa immensità si annega il pensier mio e il naufragarmi è dolce in questo mare. Pensate come Leopardi era più avanti di noi, pessimista, aveva capito più di noi. La possibilità di poter pensare al mistero, alla paura e la presenza di essere un umano con... io però posso pensare questo e sapete, mi piace, capite? Mi piaceva fare questo, naufragarmi è dolce in questo mare.